Ciao amici e amiche del segno della Vergine, benvenuti. Io sono Angela e questo è Exotaric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 3 al 9 agosto. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo a vedere le energie principali della settimana, poi ci addentriamo con i segni zodiacali, da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Iniziamo con il cane, che spesso può fare riferimento anche a una persona che ci aiuta, che ci sostiene, un'amicizia fedele e può parlare anche di un buon inizio in serenità e in tranquillità, perché con la fiducia, la pazienza e la costanza alcune cose possono funzionare nel verso giusto e inoltre possiamo trovare un'ottima soluzione a quelle circostanze che sono un po' più difficili e complesse da gestire. L'aiuto e il sostegno può provenire anche da parte di una persona. Ovviamente il gentiluomo, quando salta fuori, essendo una carta personaggio, è vero, può riferirsi a una persona, ma anche alle nostre stesse energie. Vuol dire che se utilizziamo fermezza, coraggio, determinazione, lucidità e chiarezza e quindi portiamo avanti le cose in questo modo o adottiamo un certo tipo di atteggiamenti, riusciamo ad ottenere il meglio. Quindi questo resta comunque a voi capire effettivamente se può essere un'energia che vi può aiutare, ma può essere anche, come vi dicevo, una persona presente che sarà particolarmente attiva in questo momento della vostra vita e soprattutto della vostra settimana. Forse per aiutare a fare chiarezza, forse avete anche bisogno con la carta del libro di risolvere, di fare ricerca, di andare a scovare, a capire qualcosa di importante, perché anche la carta dello studio, delle informazioni, della ricerca, non solo, diciamo di tantissime cose, anche di soluzioni che possono essere utili a quello che stiamo vivendo. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono principalmente quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, e troviamo anche un po' quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single. Ricordo che alcune cose possono riferirsi anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia, quindi consiglio sempre di ascoltare e adattare alle vostre esigenze, quindi anche in base a quello che volete sapere. Partiamo con il Glicine, che è una bella carta, cioè un buon inizio perché ci parla di connessione, di emozioni comunque forti ma positive che vanno a portare sintonia, gentilezza, accortezza, quindi vuol dire che alcune aspettative sono e si possono realizzare. Magari pensate a quei piccoli obiettivi, a quei propositi, a quelle cose che fanno parte proprio della dinamica affettiva e relazionale, nonché amorosa. L'anemone fa capire che c'è un qualcosa di positivo ma di fugace e quindi forse è meglio cogliere subito un'occasione. A volte potrebbe essere un proposito, dai facciamo qualcosa di particolare, di speciale, e che si perde quell'occasione, poi potrebbero volerci insomma altri giorni oppure più tempo per realizzare quel proposito. Questo è giusto per darvi un'idea e farvi capire che magari è il caso di cogliere un qualcosa e che ci può essere anche una bella risoluzione, come abbiamo visto, delle situazioni più complesse. Se le state vivendo voi, allora c'è sostegno
da parte dell'altra persona, oppure voi siete utili comunque ad aiutare e sostenere, e occorre ovviamente massima accortezza. Ci può essere assolutamente con questa carta, infatti il crisantemo indica quella fase di osservazione e di controllo, forse anche emotivo, può essere utile, perché no? Perché vuol dire che le cose stanno procedendo in un certo modo e avete bisogno in qualche modo anche di controllare la parte che si concentra negli affetti principali. Questo vale anche per i single. In più vi posso dire che questo glicine effettivamente può portare delle belle aspettative, nel senso che se state frequentando, conoscendo una persona, magari nasce o cresce quella sintonia, quella connessione, potrebbe esserci anche una nuova persona che entra nella vostra vita e che subito si può accendere qualcosa di tenero, un desiderio o un bel feeling, quindi parliamo anche di nuova attrazione. E qui poi bisogna capire i prossimi sviluppi, perché c'è il crisantemo che in effetti può parlare di quella strategia amorosa di conquista fatta comunque di comunicazione, di cose dette, non dette, tra le righe, di atteggiamenti, eccetera. Quindi parliamo poi di questo tipo di sviluppi che si vedrà la possibile evoluzione. Per quanto riguarda le cose più pratiche, abbiamo l'amica, sia in riferimento a una persona che vi può aiutare e sostenere. In realtà abbiamo anche il Gran Signore, può essere una coppia, può essere anche più persone che magari sono utili nelle questioni pratiche, di denaro, a livello burocratico, legale. Mettiamoci un po' di tutto, perché quando ci può essere questo sostegno, questo aiuto, allora vuol dire che si sta impostando qualcosa di importante per il prossimo futuro, oppure ci sono proprio delle questioni in fase di sviluppo che state proprio cercando di risolvere. E infatti l'abbiamo visto sin dall'inizio che è una settimana importante per voi per sciogliere dubbi, per sistemare alcune cose a livello pratico, per trovare queste soluzioni, soprattutto essere lungimiranti, perché la carta dell'artista non solo ci consiglia di utilizzare la nostra creatività, la nostra fantasia, ma di avere progetti di lunga durata. Vuol dire che dobbiamo iniziare adesso un qualcosa che ci darà i frutti, e quindi otterremo i risultati successivamente. E questo vale anche per chi è alla ricerca di lavoro, perché gettare quei semini, impostare la ricerca nel modo giusto, o comunque fare chiarezza su alcune cose, sarà utilissimo. Quindi meglio concentrarsi, meglio mettersi in moto, perché vuol dire che queste saranno le basi per quello che otterrete successivamente. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!